Probabilmente spesso ti chiedi se in una determinata frase sia meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo. Ecco, se hai questo tipo di dubbi, sei nel posto giusto. In questo quiz, infatti, vedremo una serie di frasi e cercheremo di capire insieme se sia meglio usare il congiuntivo oppure l'indicativo. In questo quiz ci concentreremo in particolare sul congiuntivo presente e il congiuntivo passato. Per ciascuna frase ti dirò due varianti, una con l'indicativo e una con il congiuntivo. Il tuo compito sarà quello di capire qual è la variante corretta. Avrai 5 secondi di tempo per ciascuna frase. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito alla prima coppia di frasi. Round 1. La prima coppia di frasi è questa. La prima variante è: mi sembra che Laura è più alta di Martina. La seconda variante invece è: mi sembra che Laura sia più alta di Martina. Quindi mi sembra che, e poi abbiamo una variante all'indicativo, è più alta, e una variante al congiuntivo, sia più alta. La domanda è: in questa frase sarebbe meglio usare l'indicativo e dire è più alta oppure il congiuntivo e dire sia più alta? Punto di domanda. Ti lascio un attimo di tempo per pensarci. Se pensi che si debba usare il congiuntivo, hai indovinato. Sarebbe preferibile usare il congiuntivo, quindi sarebbe meglio dire mi sembra che Laura sia più alta di Martina. Questo è quello che dice la grammatica, cioè nelle frasi di questo tipo sarebbe meglio usare il congiuntivo. Poi, quando parlano, soprattutto quando parlano in modo informale, molte persone dicono mi sembra che Laura è più alta di Martina. È un errore atroce questo? No, non è un errore atroce. Anzi, diciamo che forse non è neanche un errore. Certo, sarebbe preferibile dire mi sembra che sia, però molte persone effettivamente dicono mi sembra che è. Ma vediamo la seconda frase. Round 2. La prima variante è mi sembra che stai perdendo tempo. La seconda variante è mi sembra che tu stia perdendo tempo. Come vedete, anche in questo caso ho specificato il pronome, infatti ho detto mi sembra che tu stia perdendo tempo. Con la seconda persona singolare del congiuntivo spesso viene specificato il pronome. Questo per evitare ambiguità, proprio perché una frase come mi sembra che stia perdendo tempo, se non ci fosse il tu, verrebbe interpretata come mi sembra che lui oppure lei stia perdendo tempo. In ogni caso, a noi qui interessa capire se in questa frase sia meglio usare l'indicativo oppure il congiuntivo. Hai 5 secondi di tempo. Se pensi che si debba usare il congiuntivo, complimenti, hai indovinato. Sarebbe meglio dire mi sembra che tu stia perdendo tempo. Poi nel parlato sentirete molte persone che dicono mi sembra che stai perdendo tempo. Quindi la grammatica dice che in questi casi bisognerebbe usare il congiuntivo. Molte persone quando parlano, soprattutto quando parlano in modo informale, usano l'indicativo. Se usi il congiuntivo sono 5 stelle su 5, se usi l'indicativo diciamo che sono 3 stelle su 5. Ma vediamo la terza frase. Round 3. La prima variante è mi sembra che abbiamo pagato troppo e la seconda variante è mi sembra che abbiamo pagato troppo. Se ti sembra che queste due frasi siano uguali, beh, effettivamente è così. Queste due frasi sono uguali, perché le forme dell'indicativo presente e del congiuntivo presente della prima persona plurale del verbo avere sono uguali.
Quindi nella frase mi sembra che abbiamo pagato troppo, abbiamo può essere interpretato sia come indicativo sia come congiuntivo. Quindi in questo caso è praticamente impossibile sbagliare. Le due risposte sono uguali. A livello teorico, comunque, in ogni caso, anche in questa frase bisognerebbe usare il congiuntivo. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Se vuoi migliorare il tuo italiano, ti consiglio vivamente di iscriverti e di attivare le notifiche. Ma vediamo la quarta frase. Round 4. La prima variante è non mi sembra che costa poco. La seconda variante è non mi sembra che costi poco. Vabbè, qui l'intonazione è andata un po' a farsi benedire, comunque avete capito il concetto. Anche qui abbiamo una frase all'indicativo, non mi sembra che costa poco, e una frase al congiuntivo, non mi sembra che costi poco. Qual è la variante, diciamo, più corretta da un punto di vista grammaticale? Hai 5 secondi di tempo. La variante più corretta da un punto di vista grammaticale è la seconda, quindi non mi sembra che costi poco. Anche in questo caso sarebbe meglio usare il congiuntivo. Se usi il congiuntivo, come dicevo prima, sono 5 stelle su 5. Se usi l'indicativo, sì, potrebbe andare bene, nel parlato è accettabile, molte persone effettivamente dicono così, diciamo 3 stelle su 5. Se vuoi fare colpo sul tuo insegnante di italiano, ti consiglio vivamente di usare il congiuntivo in questo tipo di frasi. Ma vediamo la quinta frase. Round 5. La prima variante è non mi sembra che si è offesa. La seconda variante è non mi sembra che si sia offesa. Scusate, l'intonazione è un po' sbagliata. Non mi sembra che si sia offesa. Anche qui abbiamo una frase all'indicativo, si è offesa, e una frase al congiuntivo, si sia offesa. Qual è la forma corretta, o meglio, come sarebbe meglio dire? Ti lascio un attimo di tempo per pensarci. Come probabilmente avrai capito, la frase corretta è non mi sembra che si sia offesa. Quindi anche in questo caso sarebbe meglio usare il congiuntivo. Chiaramente poi parlando con gli italiani ti capiterà di sentire molto spesso frasi di questo tipo, cioè non mi sembra che si è offesa. Queste frasi sono tipiche dell'italiano colloquiale, tipiche del parlato, perché di solito con sembrare si usa il congiuntivo, o almeno questo è quello che dice la grammatica. Con il verbo sembrare bisognerebbe usare il congiuntivo. Chiaramente se usi l'indicativo in questo tipo di frasi non è un errore devastante, come dicevo è una forma tipica del parlato. Quando scrivi ti consiglio vivamente di usare il congiuntivo, soprattutto in un esame di italiano e soprattutto se è un esame di italiano sul congiuntivo. Spero che questo quiz ti abbia aiutato a capire come funzionano le frasi di questo tipo, cioè le frasi con mi sembra che. In generale non è possibile, o quantomeno non è consigliabile, dare una definizione astratta e generica di quando bisogna usare l'indicativo e quando bisogna usare il congiuntivo, perché la scelta tra congiuntivo e indicativo dipende da quello che precede il verbo. In altre parole, la scelta tra congiuntivo e indicativo dipende dal tipo di frase. Spero che ora le frasi con mi sembra che siano chiare. Qui in alto ti lascio un quiz su un altro tipo di frasi. Sono sicuro che anche questo quiz ti aiuterà a imparare meglio il congiuntivo. Quindi prova a dargli un'occhiata.